Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vorrei parlarti della risonanza. Che cos'è la risonanza e come è possibile sfruttarla a nostro vantaggio nel canto? Ogni suono si propaga nello spazio ed ha bisogno di un mezzo per poter essere amplificato. Nel caso della chitarra acustica, il suono è amplificato dalla cassa di risonanza, che ne determina anche il timbro. Nel caso degli strumenti elettrici, il suono trova il suo veicolo principale nell'amplificatore. Nel caso di un tamburo o di una cassa di batteria, il suono non è prodotto dalla pelle, così come nella chitarra acustica il suono non è prodotto solo e unicamente dalle corde, ma la pelle o le corde vibrano e questa vibrazione si propaga nella cassa di risonanza a cui sono montate. Lo stesso vale per la voce, con la differenza che il nostro strumento è già integrato in noi stessi. In noi troviamo tutto l'occorrente. Troviamo l'origine del suono, cioè le corde vocali, che sono come le corde della chitarra o la pelle della batteria. Poi ci sono le cavità di risonanza, che tra poco vedremo quali sono. Infine possiamo servirci di ausili esterni, come per esempio un microfono, per amplificare ed effettare ulteriormente la nostra voce, così come avviene con gli strumenti elettrici. Ma andiamo per ordine. Quali sono le cavità di risonanza della nostra voce? Sono principalmente tre: la cavità faringea, la cavità orale e le cavità nasali. La vibrazione prodotta dalle corde vocali sale e si propaga lungo la faringe, che è un canale membranoso e muscolare che collega la laringe alla cavità orale e poi sale su verso il palato. Quest'ultimo è collegato alle cavità nasali tramite il velo pendulo o velo palatino o palato molle. Se il palato molle è sollevato, il suono si riverbererà all'interno della bocca e si arricchirà di armonici. Se invece il palato molle è abbassato, il suono andrà nel naso e quindi diventerà anche più povero di armonici. Quindi solo questi sono gli spazi di risonanza? Non proprio. In realtà ci sono altre cavità che risuonano in noi, ma non vibrano direttamente al passaggio dell'aria. Si dovrebbero infatti chiamare più propriamente spazi di consonanza. Questi sono il petto, la testa e la maschera. Come abbiamo visto nel video sui registri, soprattutto nelle note basse sentiamo che la vibrazione si propaga verso il basso come se si espandesse nel nostro torace. Ovviamente l'aria non sta scendendo, ma sta salendo. Eppure la sensazione è proprio quella di sentire il petto che vibra. Nelle note acute invece la consonanza principale è la testa e sentiamo come se il nostro cranio vibrasse. Talvolta la sensazione è quella che il suono esca dalla nuca o dalle orecchie. Infine, molto importante è la cosiddetta maschera, che riguarda tutte quelle cavità nasali e paranasali che ritroviamo nella parte anteriore della nostra faccia. La maschera determina un'amplificazione ulteriore del suono e un arricchimento molto marcato degli armonici. Il modo in cui sono fatti i nostri spazi di risonanza e consonanza, che sono appunto diversi in ciascuno di noi, determinano il timbro vocale. E questo timbro vocale possiamo anche modificarlo, se siamo esperti, a piacimento. Se ti è piaciuto questo video lascia un like e iscriviti al canale. Se sei interessato al mio video corso completo trovi il link in descrizione. E se hai delle domande, scrivele nei commenti o contattami in privato. Ci vediamo settimana prossima per una nuova pillola sul canto. Ciao!